Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme questa borsa veramente molto semplice da realizzare, specie per le principianti. Useremo un cordino da 2 mm, io vado a fare una decorazione e una tracolla. Ho deciso in seguito di abbellire la borsa con questi bottoncini, sono dei semplici bottoncini con l'asola dietro, quindi un'asola sporgente che ho fissato direttamente con il cordino. Ho realizzato in seguito anche una tracolla in modo che la borsa possa essere messa anche a spalla. Nel box informazioni trovate il link per la tracolla che vedete qui in foto. Per il nostro tutorial ci occorrono 300 g di Swan Black crema e una coppia di manici di legno. Nel box informazioni trovate il link per acquistare direttamente da Tresfere. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube dove potete condividere i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo il tutorial mettendo su 80 catenelle con il cordino Swan Black, che è un cordino da 2 mm e uncinetto 3,5. Entriamo, vedete, in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo un totale di 15 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maglie basse in questa maniera qui. Adesso sull'ultima maglia bassa, vedete che abbiamo lavorato, mettiamo un marcapunti perché qui lavoreremo sempre le maglie basse. Nei prossimi 49 punti lavoreremo le maglie mezze alte, quindi entriamo all'interno e lavoriamo la prima maglia mezza alta, quindi filo sull'uncinetto, vedete, e lavoriamo in ogni punto una maglia mezza alta in questa maniera qui e lavoriamo un totale di 49 mezze maglie alte. Una volta che abbiamo lavorato le 49 mezze maglie alte, dobbiamo lavorare gli ultimi 15 punti, quindi le ultime 15 catenelle a maglia bassa. Quindi entriamo nel primo punto, lavoriamo, vedete, la prima maglia bassa e su questa maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti. E adesso, vedete, in ogni punto lavoriamo una maglia bassa, quindi 15 maglie basse totali, fino ad arrivare alla fine. Una volta vedete che abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, giriamo il lavoro. Io giro il lavoro senza catenella per facilitare le principianti, perché spesso si confondono quando fanno la catenella e non sanno dove entrare. Quindi io semplicemente, vedete, allargo leggermente, introvedete subito nel primo punto, vedete, e lavoro la prima maglia bassa. Adesso devo lavorare 15 maglie basse totali. Avendo messo il marcapunti, io so che questa sarà l'ultima maglia bassa, quindi vado a proseguire a maglia bassa fino al marcapunti e le maglie basse verranno sempre lavorate prendendo entrambe le asole, vedete, in questa maniera qui, sempre. Quindi lavoriamo le nostre maglie basse fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, tolgo il marcapunti e chiaramente lavoro l'ultima maglia bassa, quindi 15 in totale, e rimetto il marcapunti. Adesso vedete dove abbiamo le maglie alte, le maglie mezze alte, dobbiamo lavorare le maglie mezze alte, filo sull'uncinetto, ma le lavoriamo in coste, cioè prendiamo solo l'asola, vedete, esterna, quindi entro al centro, e lavoro le mezze maglie alte in costa. Quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, al centro, vedete, non entro così, ma entro così e lavoro le maglie mezze alte. Per avere l'effetto
della borsa che avete visto è necessario lavorare in coste le maglie mezze alte e lavoriamo le nostre maglie mezze alte fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, significa che tolgo il marcapunti e inizio già con la maglia bassa. Quindi dove ho il marcapunti, già devo lavorare sempre, quindi sia di qua che di là, la maglia bassa. Rimetto il marcapunti, vedete, e adesso le 15 maglie basse fino alla fine. Quindi rimettete sempre il marcapunti per non confondervi. Quindi andiamo a completare tutte le maglie basse fino alla fine. Quindi quando ho completato, vedete, le maglie basse, giro il lavoro, entro, vedete, subito, quindi non faccio nessuna catenella, entro subito nel punto e lavoro la prima maglia bassa. Quindi lavoriamo sempre le maglie basse, vedete, prendendo entrambe le asole, in questo caso, vedete, entrambe le asole, fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati, vedete, al marcapunti, lo togliamo, lavoriamo la maglia bassa, perché ogni volta che incontriamo il marcapunti va sempre lavorata la maglia bassa, in questo caso è l'ultima delle 15. Adesso filo sull'uncinetto, vedete, per tutte le mezze maglie alte entriamo in coste, quindi entriamo al centro, non così ma così, vedete, al centro, prendiamo solo l'asola esterna e lavoriamo le nostre 49 maglie mezze alte e lavoriamo tutte le nostre mezze maglie alte, ovviamente fino ad arrivare al marcapunti. Completate le 49 mezze maglie alte, vedete, al marcapunti lo togliamo, lavoriamo la prima maglia bassa prendendo sempre entrambe le asole e rimettiamo il marcapunti e lavoriamo le nostre 15, vedete, maglie basse fino ad arrivare ovviamente alla fine. Quindi adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire la lavorazione, vedete, in questa maniera qui. Quindi di nuovo io giro il lavoro, vedete, entro subito nel punto dell'uncinetto e lavorerò sempre le 15 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Dove abbiamo il marcapunti è la 15ª maglia bassa, quindi lavoreremo sempre la maglia bassa, lavoreremo le 49 maglie mezze alte e dove abbiamo il marcapunti di nuovo le ultime 15 maglie basse. Giriamo sempre il nostro lavoro fino ad arrivare ovviamente alla nostra larghezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato in totale. Come potete vedere io ho proseguito per un totale di 35 righe. Il mio pannello misurerà una larghezza di 57 cm per un'altezza di 33 cm. Adesso, prima di proseguire con la lavorazione, andiamo a tagliare un pannello come fodera. Io uso un foglio di feltro. La sagoma, vedete, del feltro dovrà essere della parte centrale, perché la parte superiore resterà aperta per facilitarci ovviamente nella larghezza della borsa per infilare la mano. Ripieghiamo, vedete, la fodera su se stessa e nei lati io ho realizzato una cucitura, l'ho realizzata a macchina, ma nei miei tutorial vi faccio vedere che è possibile con il feltro anche cucire, quindi chiudere con la colla a caldo. Metto una chiusura e la mia fodera è pronta. Andiamo adesso, vedete, a posizionare i manici. Io non posiziono i manici così, ma li posiziono al contrario, quindi avrò questa parte, vedete, esterna e questa all'interno. Che cosa faccio? Qui ho lasciato, vedete, un po' di filo abbondante e all'interno, vedete, vado a cucire il manico. Come faccio? Allora, la prima cosa che faccio è assicurarmi che io vado a cucire uguale, praticamente entrando sempre più o meno nella stessa parte. Quindi devo andare a creare un'asola, vedete, che non sia esageratamente grande, ma in effetti abbastanza stretta alla lavorazione, quindi al manico. Questo è il filo, vedete, così. Quindi se io decido di entrare per esempio qui e andare ovviamente a saldare, devo andare ad entrare sempre nella stessa riga, quindi mi devo accertare, vedete, che se sono entrato qui devo entrare, vedete, nel punto questo e poi di fronte e cucire.
Poi vedete la stessa cosa, io devo entrare in questo punto e mi devo assicurare di entrare, vedete, nella stessa riga, quindi nella riga continua dove sto cucendo praticamente dall'inizio. Potete anche mettere degli spillini se avete paura di non riuscire così ad occhio. Io qui vedete il filo, devo andare nella riga, vedete, sempre nella stessa riga e poi di fronte prendere in questa maniera qui, andare a cucire. Nei lati, vedete, la riga, eccola qui, e vado sempre, vedete, nella stessa riga. Qui vedete sempre il filo, quindi qui, e vado, vedete, nel punto dopo, quindi sempre nella stessa riga e di fronte nella lavorazione. Quindi adesso, vedete, vado a continuare in questa maniera qui, fino ad avere tutta l'asola, vedete, cucita all'interno del manico. Quindi qui ho sempre, vedete, la lavorazione, entro qui ovviamente e vedete, se qui ho la riga devo entrare sempre dritto dritto nella stessa riga, non devo saltare, non devo sbagliare praticamente, vedete, qui è la stessa riga dentro. Quindi adesso io vado a proseguire in questa maniera, chiaramente andando a cucire tutto l'intero, vedete, l'intero asola al manico. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, e qua ho il filino di dove ho iniziato, faccio semplicemente un nodino, vedete, un bel nodino per nascondere ovviamente i fili, ma stringere anche bene, e col filo, vedete, cerco di andare ovviamente all'interno a chiudere e a nascondere soprattutto. Quindi nascondiamo all'interno della lavorazione il nostro filo, che vado a saldare con un accendino, perché come vi faccio vedere sempre, il cordino si può saldare con l'accendino. Quindi saldiamo in questa maniera qui all'interno. Ovviamente nascondiamo anche quest'altra codina. Una volta, vedete, che abbiamo messo il manico, tende ovviamente ad arricciare un po', noi lo dobbiamo andare a stringere così, vedete, lo stringiamo un po' ed ecco fatto. Quindi è fatta proprio così la lavorazione, per avere questo effetto, vedete, che qui tende a rigonfiare un po' e poi si allarga qui. Adesso ovviamente andiamo a mettere il manico anche di qua. Ovviamente ricordate che il bordo, vedete, quello là del rovescio, deve andare all'interno, quindi andrà all'interno di qua e andrà all'interno anche dall'altro verso, quindi ovviamente significa che noi adesso andremo a cucire in questa maniera qui, in modo che quando andiamo a chiudere, vedete, la borsa frontalmente, avremo la piega all'interno di qua, all'interno di qua, e qui invece abbiamo la parte dritta. Quindi andate a posizionare anche questi altri manici. Adesso vedete, io ho posizionato entrambi i manici. Ovviamente adesso, vedete, noi abbiamo detto che dovevamo mettere in modo che la parte quadrata stava sulla parte superiore. Per adesso ovviamente andiamo a girare il nostro manico, lo giriamo in questa maniera qui, vedete, così. Se guardate bene, è più abbondante rispetto a questa larghezza e deve essere così, come se dovesse arricciare un pochino, quindi deve essere, è fatto proprio apposta così. Quindi andiamo a sistemare ovviamente la cucitura, che deve essere dritta così, quindi vedete, deve essere all'interno di questo spazio, ed ecco qui. Quindi la parte tonda va di nuovo sul lato superiore. Facciamo la stessa cosa ovviamente anche di qua, vedete, giriamo il manico, sarà semplice. Qualcuno potrebbe chiedermi perché non l'ho fatto prima, perché praticamente faccio così proprio per distendere bene la lavorazione, perché se andate a cucire direttamente qui, il cordino essendo molto duro, potete praticamente avere un po' di difficoltà. Invece se andate a cucire nella parte più larga e dopo, vedete, lo andate praticamente a girare, è molto molto più semplice. Ovviamente andate a sistemare, vedete, andiamo a sistemare, tirare bene bene, perché dobbiamo tenere presente che deve fuoriuscire di poco. Quindi una volta che abbiamo sistemato, vedete, così, quindi deve essere uguale la cucitura, ed ecco qui. E quindi abbiamo, vedete, sistemato i manici. Quindi anche se qui fa un po' di piega, è proprio così che deve essere. Vado a cucire al contrario, che significa? Vado a cucire sul rovescio, quindi ho la piega, vedete, all'esterno, e vado a cucire.
Una volta quindi vedete che abbiamo capovolto, dobbiamo andare a cucire. Ovviamente dobbiamo andare a cucire lasciando questo spazio, vedete, aperto. Io di qua ho già cucito proprio per farvi vedere, perché altrimenti non abbiamo modo di andare a infilare la mano e anche di andare a mettere ovviamente la fodera. Per la fodera io già ve l'ho fatta vedere, vedete, andrà all'interno ovviamente della borsa. Ovviamente la metteremo quando giriamo al contrario, ovviamente sul dritto la nostra borsa. Adesso vedete, noi dobbiamo entrare qui pure, vedete, vi faccio vedere, io ho cucito giusto poco prima, vedete, quasi un paio di righe di maglie basse, ho iniziato da qui e faremo la stessa cosa qui. Quindi allineiamo bene la borsa in questa maniera, vedete, e iniziamo. Qui ho l'ultima maglia bassa, così vedete la penultima, e inizio a cucire. Quindi entro così e vado a cucire, vedete, e in ogni punto frontale, vedete, prendo in questa maniera le maglie basse, entro e vado a cucire, e di qua vedete, di fronte e di fronte, e così di fronte, quindi vado nei lati e di fronte. Anche qui guardate, vado nei lati, vedete, e di fronte. Quindi prendo entrambe le asole, quindi tutte e due, vedete, così, e poi vado di fronte così e vado a completare la cucitura in questa maniera fino ovviamente ad arrivare, guardate, alla fine. Quindi pieghiamo nelle mani piano piano e andiamo a cucire fino alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, assicuriamoci che sia ben cucito e ovviamente vedete anche qua andiamo sempre a nascondere all'interno del lavoro, tagliamo e saldiamo con l'accendino, in questa maniera qui, ed ecco qua. Fatto questo, vedete, adesso abbiamo completato la nostra borsa. A questo punto vedete io ho finito la cucitura, come potete ben vedere, e vado a capovolgere, quindi significa che vado a tirare, vedete, la borsa verso l'esterno, quindi qui la capovolgo, vedete, in questa maniera qui, quindi anche nei punti così, vedete, andiamo a capovolgere. Una volta vedete che abbiamo capovolto e steso la nostra borsa, così sarà il risultato. Vedete, abbiamo lo spazio per infilare le nostre mani in questa maniera qui. Adesso io vado a infilare la fodera. Una volta vedete che ho inserito la fodera, ovviamente questa fodera va cucita, vedete, a questo bordo, ok? Quindi andate a cucirla con dell'ago. Io in genere preferisco sempre il filo di nylon, però anche con del cotone resistente, insomma, va bene comunque. Io non so ancora come decorerò la mia borsa, perché questa parte, vedete, è più bella se la decorate. Possiamo mettere delle rose, possiamo, insomma, potete dare sfogo ovviamente alla vostra fantasia. E vedete, quando poi prendiamo i nostri manici, vedete che le cuciture combaciano, vedete, in questa maniera qui, quindi è molto importante. Deve semplicemente andare ad uscire un pochino fuori e qui c'è l'impugnatura. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto. Se è così mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri lavori. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei tutorial.